Ciao, sono Giuseppe. Torniamo a parlare di tabelle. Sì, lo so che ne ho già parlato in un video precedente, ok. Ma stavolta ne parliamo in maniera diversa e affrontiamo altri argomenti. Argomenti che possono tornarti utili quando affronti, prepari un tuo documento che abbia un minimo di struttura, di complessità. E allora già siamo dentro Biblos. Biblos, saluta. Nuovo documento. Eccolo qui. Vuoto. Invio. Creiamo una tabella. Già sai come si fa, no? Non lo sai? Sì, che lo sai, dai. Allora, Menu. File. inserisci. Visuali. Inserisci. Data e ora. Tabelle sottomenu. Tabelle. Aggiungi sottomenu. Aggiungi. Aggiungi tabella. Aggiungi tabella. Chiudo menu. Aggiungi tabella. Sommario. Guarda, Editazione. qui potrei già dare invio e creare la tabella di 3 colonne per 3 righe, ma ti voglio far vedere un po' di opzioni così. Intanto siamo nella riga Sommario. Editazione. sommario in cui posso inserire un testo descrittivo per identificare la tabella. Numero colonne, casella spine editazione. Numero 3. di colonne. Numero righe, casella spine editazione. 3. Impostazione automatica larghezza, casella di controllo Impostazione automatica della larghezza, sì o no? Spazio non attivato. No? Larghezza tabella, casella spine editazione 0 cm. Qui possiamo scegliere quanto deve essere larga la nostra tabella, Impostazione ma spazio lasciamo attivato. l'impostazione automatica. Predefinito casella di controllo non attivato. Sì, parliamo di dimensioni oggi. Ok, pulsante. Ok. Spazio 1, nuovo Tabella documento, editazione, creata. tabella con 3 righe e 3 colonne. Abbiamo finito? No, non abbiamo finito. Metti un like eventualmente e magari dopo lasciami un commento. E allora, Inizio. noi sappiamo che tabella con 3 righe e 3 colonne. Per entrare in una tabella, nella normale navigazione all'interno di un documento, in genere il cursore non entra mai all'interno della tabella, ma l'annuncia quando ci passa sopra e poi con le frecce puoi andare oltre. Tabella con 3 righe e 3 Così colonne. come sto facendo Fine. adesso. Invio. No? Tabella con 3 vuoto. Mi sto spostando in alto, Tabella in con 3 basso, righe e vuoto. in basso. Tabella Ok? vuoto. E quindi Tabella vuoto. Tabella la con 3 righe vuoto. superiamo, eccetera. Tabella con 3 Per righe e 3 colonne. entrarci dentro devi fare freccia destra se ti trovi con il cursore a sinistra della tabella o viceversa freccia sinistra se ti trovi a destra della tabella. Facciamo freccia a destra. Dentro tabella, riga 1, colonna 1, editazione, vuoto. Perfetto, ora noi ci troviamo all'interno della tabella e siamo alla colonna 1, riga 1. Il nostro screen reader ci annuncia i nostri movimenti. Sappiamo che all'interno di una tabella con lo screen reader possiamo muoverci con Ctrl Alt frecce. Così. Riga 2, riga 3, riga 2, riga 1, colonna 2, colonna 3, colonna 2, colonna 1. Immagina i tasti che sto premendo, no? Quindi colonna 2, freccia destra, colonna 3, freccia destra, colonna 2, freccia sinistra, colonna 1, freccia sinistra, freccia in basso, riga 2, freccia in alto. riga 1. Perfetto? Ci siamo? Ok. Allora mi posso muovere anche con le frecce, volendo. Colonna 2, editazione, vuoto. Ma se qui scrivo qualcosa QALCOSA e voglio tornare indietro, ASOC devo superare tutto il testo con le frecce. LAUQ. E quando il cursore arriva sulla Q di qualcosa, quindi la parola che ho scritto, il focus va sulla colonna precedente, così. Colonna 1, editazione, vuoto. Vedi? Così. Oppure mi posso muovere con Tab. Tab e Shift Tab. Guarda qui. Colonna 2, qualcosa. E questo funziona sempre. Colonna 3, vuoto. Ok? Colonna 2, qualcosa. Colonna 3, vuoto. Riga 2, colonna 1, colonna 2, vuoto. Sto premendo Tab. Così. Colonna 1, riga 1, colonna 2, qualcosa. Ora, queste colonne e queste righe hanno una dimensione. Essendo, diciamo, 3 colonne e 3 righe, soprattutto 3 colonne, in orizzontale coprono tutta la dimensione
della tabella. Ovviamente, essendo delle dimensioni automatiche, ogni colonna si spartisce in maniera equa la dimensione della tabella. Come facciamo a capire le dimensioni della colonna, comunque della cella in cui ci troviamo? Così, guarda. Premi intanto Alt Cancel. Il cursore a 1,5 cm dal bordo sinistro e 4,0 dal destro della cella. Qui possiamo capire il cursore in che posizione della cella si trova. Come U, Q. Qui c'è la parola qualcosa, guarda. Il cursore a 0,1 cm dal bordo sinistro e 5,4 dal destro della cella. 5 e 4 della cella. In qualche modo intuiamo che la cella è larga 5,4-5,5 centimetri. Per esempio, se mi sposto alla fine di questa parola con Fine. di nuovo Alt Cancel. Il cursore a 1,5 cm dal bordo sinistro e 4,0 dal destro della cella. Ok. Come Un po' come funziona nel resto del documento, quando ci troviamo al di fuori della tabella. Quando ci troviamo al di fuori abbiamo le distanze dai bordi rispetto al documento, in relazione al documento. Qui l'abbiamo in relazione alla cella in cui ci troviamo. Se premiamo Alt Cancel 2 volte, senti? Colonna 2 riga 1, cella larga 5,45 cm, alta 0,56. Hai visto? Ci ha detto dove ci troviamo. Colonna 2 riga 1, cella larga 5,45 cm, alta 0,56. Colonna 2, righe 1 e poi le dimensioni della cella. Puoi dedurre comunque che la larghezza equivale alla larghezza dell'intera colonna, quindi di tutte le celle di questa colonna, e l'altezza equivale all'altezza di tutte le celle di questa riga. Ci siamo? Come cambiamo le dimensioni? Facciamo una simulazione, Come guarda. qualcosa. U, A, E, C, O, E, A, vuoto. Colonna 1, editazione, vuoto. Allora, siamo Colonna 1 e riga 1, colonna 1, riga 1. Mettiamo nome. N, O, M, E. Facciamo una riga di intestazione. Colonna 2, editazione, C, O, G, N, O, M, E. Cognome. Colonna 3, editazione, E, T, A. Età. Età. Ok. Età. Colonna 2, cognome. Colonna 1, nome. Ok. Così. Colonna 2, cognome. Colonna 3, età. Ora, la colonna età non serve che sia di Colonna 3, riga 1, cella larga 5,37 cm, alta 0,56. 5,37 centimetri. Non serve. Cambiamogli la dimensione a questa colonna. Guarda come fare. Premi applicazioni. Apri il menu contestuale, incolla CT e proprietà elemento.tabelle sottomenu. Tabelle. Aggiungi aggiungi colonna dopo. No. Aggiungi riga sopra. No. Aggiungi riga sotto. No. Proprietà tabella punto punto No. punto. Proprietà colonna punto punto punto. Sì, questo. Andiamo. Chiudo menu 0 cm. Proprietà colonna 3. Larghezza. Casella spin editazione 0 cm. Se la larghezza è a 0, allora significa che la larghezza viene impostata in automatico dal programma, da Biblos. Se invece fissiamo una larghezza Come specifica, tipo lo mettiamo a 2 cm. 2 cm. Bene? Così. Colore colonna punto 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 pulsante. No, lasciamo stare il colore per ora, lo cambiamo dopo. Ok, pulsante. Ok. Invio 1, nuovo documento, dentro tabella, riga 1, colonna 3. Ok, riga 1, colonna 3. Vediamo le dimensioni? Alt, cancel. Colonna 3, riga 1, cella larga 2,12 cm, alta 0,56. Vedi? 2 e 12 centimetri. Certo, non è esatta la dimensione che abbiamo scelto, ma questa è dovuto a un arrotondamento dei pixel a schermo. Allora, Alt cancel, cancel 2 volte. Ripeto. Colonna 3, riga 1, cella larga 2,12 cm, alta 0,56. Visto che le altre colonne hanno una dimensione automatica, andiamo a vedere se si sono ridimensionate. Colonna 2, cognome. Vediamo.
Colonna 2, riga 1, cella larga 7,01 cm, Hai alta visto? 0,56. Lo spazio della colonna di prima, se le son prese, cioè se lo son prese, la seconda e la prima colonna. Colonna 1, nome. Se lo son divisi, guarda. Colonna 1 e riga 1, cella larga 6,99 cm, alta 0,56. Ok? Colonna 2, colonna 2 e riga 1, cella larga 7,01 cm, alta 0,56. Ricorda l'arrotondamento. Siamo a 7 centimetri, sia per la colonna 1 che per la colonna 2, mentre la colonna 3, Colonna 3, età. età, Colonna 3 e riga 1, cella larga 2,12 cm, alta 0,56. siamo più o meno a 2 centimetri. Così come volevamo e abbiamo impostato. Facciamo un'altra operazione. Questa è una riga di intestazione. Voglio dargli un colore diverso. Facciamo quasi la stessa operazione, guarda. Apri il menu contestuale, incolla proprietà elemento tabelle sottomenu. Aggiungi colonna, aggiungi proprietà tabella proprietà colonna No? proprietà riga Sì. E chiudo menu 0 cm proprietà riga 1 altezza casella editazione 0 cm. No, l'altezza lasciamola stare. Cambiamogli il colore. Interruzione di pagina casella di controllo non No, attivato. no, non serve questo. Riga di intestazione casella di controllo non attivato. Possiamo attivare che questa è una riga di intestazione. Sì. Spazio attivato. Allineamento casella combinata. Testo in alto 1 di 4. Sì, ok. Possiamo mettere anche testo al centro. Testo al centro. Ok, così siamo più centrati. Colore riga pulsante. Colore riga. Senti? Spazio impostazione colore riga scelta colore casella combinata nessuno 2 di 24. Per ora è trasparente. Nessuno significa trasparente, bene? Nero. Nero no, altrimenti non si legge nulla, visto che il testo è nero. Bordeaux. Bordeaux no, un grigio. Verde. Un giallo, un giallo. Dai, Verde giallo, grigio. Grigio rosso. Verde giallo. Giallo, ok, perfetto. Ok pulsante. Ok. Spazio proprietà riga 1. Colore riga. impostato, adesso confermiamo questa scelta. Ok pulsante. Ok, Spazio 1. Nuovo documento. Editazione andiamo età. a vedere il colore. Età, vediamo. Tu che vedi a schermo hai già diciamo, confermato, no? Ma io devo andarlo a vedere in questo modo, guarda. Insert 5. Nero su giallo. Nero su giallo, testo nero, colore giallo. Oppure Insert F. Normale, 12 punti, Times New Roman, nero su bianco. Perché mi dice bianco? T. Normale, 12 punti, Times New Roman, nero su bianco. Ok, lo correggo prossimamente. Intanto ogni volta che registro un video spunta qualche bug. Comunque, Insert 5. Nero su giallo. Ce l'hai. Bene, quello sarà corretto a breve, a brevissimo. Allora, qui abbiamo ora una riga di intestazione che abbiamo impostato. Hai capito come impostare le proprietà delle colonne e delle righe? Come diciamo, cambiare dimensioni alle colonne e alle righe della nostra tabella? Eventualmente possiamo cambiare anche dimensione a tutta la tabella. Se la tabella è troppo ampia e ti sembra che visivamente stia male, a parte che tu che vedi, puoi utilizzare il mouse. Quindi vai sui bordi della tabella e trascina i bordi a destra, a sinistra, in alto, in basso, eccetera. E quindi allarghi e restringi un po' come vuoi. Noi che utilizziamo uno screen reader, utilizziamo altre vie, altre strade. Ti faccio vedere una cosa. Come faccio ad aggiungere una colonna oppure una riga a una tabella? Sempre allo stesso modo. Applicazioni, e questo vale anche per te che vedi. Guarda. Apri il menu contestuale, incolla CTRL più proprietà e tabelle sottomenu. Tabelle. Aggiungi colonna prima. Aggiungi colonna prima. Secondo dove ti trovi. Se ti trovo alla colonna 2, viene aggiunta una colonna prima alla colonna 2 e la colonna 2 viene trasferita alla colonna 3. Aggiungi colonna dopo. Oppure dopo, la colonna 2 rimane 2, ma viene aggiunta una colonna 3 e magari se c'è una colonna 3 viene spostata in avanti come colonna 4. Aggiungi riga sopra. Oppure aggiungi riga sopra,
stessa logica. Aggiungi riga sotto. E aggiungi riga sotto. Proprietà tabella punto punto punto. Ok, poi ci sono le proprietà. Per cancellare, andiamo avanti. Se vogliamo cancellare una riga della nostra tabella, guarda qui, oppure una colonna della nostra tabella. Proprietà proprietà riga punto punto proprietà elimina tabella. Questo è per eliminarla del tutto. Oppure Elimina colonna. cancella la colonna in cui si trova il cursore. Elimina riga. Cancella la riga in cui si trova il cursore. Seleziona tabella. Ok, poi ci sono i comandi di selezione. Va bene così. Escape tabelle sottomenu. Allora, Menu età. è chiaro come aggiungere colonne e righe? C'è un'altra modalità. Se ti trovi... Riga 2, vuoto. Riga 3, vuoto. Fuori tabella, editazione, tabella con 3, dentro tabella, riga 3, colonna 3, editazione, vuoto. Questa è l'ultima cella della nostra tabella. Quindi siamo su riga 3, colonna 3. Piuttosto, se vogliamo aggiungere una riga 4, piuttosto che utilizzare applicazioni, aggiungi nuova riga, eccetera, premiamo semplicemente Tab Riga 4, colonna 1, vuoto. e viene aggiunta una nuova riga. È chiaro? Vogliamo cancellarla? Apri il menu La riga contestuale, 4, proprietà guarda. element tabelle sottomenu, aggiungi proprietà elimina tabella, elimina colonna, elimina riga. Ok. Chiudo menu, riga 3, Passiamo alla riga 3. riga 2, vuoto. Colonna 2, editazione, colonna 1, editazione, vuoto. È chiaro? Sono stato chiaro? Ricorda sempre che le tabelle possono essere stampate anche in braille, non solo a inchiostro. E quindi anche il braille viene rispettata la stampa delle tabelle. Ovviamente le tabelle vengono riorganizzate ai fini della stampa in braille, perché così come vengono stampate a inchiostro in braille non è proprio possibile, a meno che la struttura non sia veramente semplice. Ma le tabelle diciamo, permettono di fare molto di più. E allora, se sei arrivato fino a qui, io mi dimentico sempre, no, di dirlo all'inizio. Comunque, se non sei iscritto, iscriviti al canale. È molto importante per me far crescere questo canale, magari insieme a te. Se sei già iscritto, magari condividi questo video, perché credo che siano sempre dei contenuti interessanti, perché ciò che ti ho fatto vedere adesso è Biblos, sì, ma vale anche per Word, in un certo senso, se usi Word. Ok? Oppure, e metti un like e lasciami un commento. Il commento per farmi capire che sei arrivato fino a qui di questa settimana è sono arrivato. Ok? Lascia così, scrivi semplicemente sono arrivato. Bene, e allora ci risentiamo o rivediamo giovedì prossimo con un altro video tutorial che riguarda Biblos. Spero di poterti presentare qualche novità. Ci sto lavorando, guarda qui. Menu visualizzi, inserisci, formato. Strumenti. Strumenti? AI sottomenu. AI? Che cos'è AI? Si è fatto male, Biblos? Escape. Hai capito che cos'è? Ciao!